Chiudiamo gli occhi un momento e torniamo indietro nel tempo. Ricordate la vostra primissima notte su Minecraft? Non sapevamo come craftare una spada. Non sapevamo cosa fosse un creeper. O quando abbiamo scavato una buca nel fianco di una collina e aspettato al buio che i rumori dei mostri là fuori finissero. Era un'esperienza magica. Eravamo esploratori in un mondo che non aveva né confini e né regole. Oggi però quella magia sembra svanita. Facciamo farm di ferro automatiche in 20 minuti e poi ci annoiamo. E chiudiamo tutto. I forum sono pieni di giocatori furiosi che accusano gli sviluppatori di aver distrutto il gioco. Ma se vi dicessi che stiamo guardando il problema dalla prospettiva sbagliata? Se vi dicessi che non è Minecraft ad essersi rotto, ma siamo noi? Mettetevi comodi. Oggi non parleremo solo di blocchi. Parliamo di come abbiamo distrutto la nostra capacità di divertirci partendo dalla storia del videogioco più venduto dell'umanità. Un piccolo programmatore svedese di nome Marcus Persson, conosciuto sul web come Notch, nel suo tempo libero inizia a programmare un piccolo progetto in Java. Lo chiama inizialmente Cave Game. La grafica è grezza, le meccaniche inesistenti. Si possono solo piazzare e distruggere blocchi. Notch si ispira a giochi di nicchia, come Infiniminer e Dwarf Fortress. Ma ci aggiunge un elemento cruciale, la sopravvivenza. Nasce così Minecraft. Non ci sono tutorial, non ci sono quest, non c'è una freccia luminosa che ti dice dove andare. Ti svegliavi in un mondo generato proceduralmente e la tua unica missione era sopravvivere. Questa assenza totale di regole fu una rivoluzione. Minecraft non era solo un gioco, era un motore per la creatività. Divenne un fenomeno culturale inarrestabile. La community su YouTube esplose. Minecraft. Milioni di persone guardavano altre persone scavare e costruire. Chi è Herobrine? Nel 2014 Microsoft vide il potenziale infinito di questo Lego digitale e decise di staccare un assegno spaventoso. 2 miliardi e mezzo di dollari per acquistare Mojang. Minecraft divenne il videogioco più venduto di tutti i tempi. Rappresentava l'apice del concetto di sandbox, una scatola di sabbia in cui il limite era letteralmente solo la tua immaginazione. Per anni i giocatori hanno venerato questo capolavoro, ma poi qualcosa in questo meccanismo non ha più funzionato. Arriviamo ai giorni nostri. Dopo anni di dominio incontrastato, il gradimento della community nei confronti degli sviluppatori ha iniziato a crollare vertiginosamente. Il punto di rottura? Le aspettative. Con aggiornamenti giganteschi come il Caves and Cliffs, Mojang ha abituato i giocatori a stravolgimenti completi del mondo di gioco, ma non riuscirono più a mantenere quel ritmo di sviluppo, andando poi anche a cambiare la frequenza di nuovi aggiornamenti, da 1 a 4, ma molto più scarni. There will be several throughout the year. E così siamo arrivati al paradosso moderno, la rivolta del mob vote del 2023. Mojang, come ogni nuovo anno a questa parte, chiede alla community di votare per introdurre un nuovo animale. Le opzioni questa volta sono un granchio, un armadillo e un pinguino. Una cosa divertente, giusto? E invece no, la community esplode di rabbia. Nascono petizioni online con migliaia di firme per boicottare il voto. I giocatori accusano Mojang di essere diventata troppo pigra, di lavorare poco, pretendendo che vengano inseriti tutti quanti i mob del mob vote. I giocatori oggi si lamentano che gli aggiornamenti siano troppo piccoli o inutili. Eppure, anche quando vengono introdotte funzionalità chieste a gran voce da 10 anni, come l'armatura per i lupi appunto, ricavate proprio dal tanto odiato armadillo, la reazione è comunque tiepida o critica. Si è creata una tossicità latente. La colpa viene data agli sviluppatori accusati di non saper più fare il loro lavoro. Ma se facciamo un passo indietro e analizziamo la situazione con lucidità, scopriamo in realtà una verità molto più scomoda. Il problema non è il gioco. Siamo noi, le nuove generazioni di videogiocatori, ma non solo loro. Sono cresciute e vivono immerse in un mondo iperconnesso che ha letteralmente bruciato i recettori della dopamina. Diversi studi psicologici e sociologici oggi affermano un fatto inquietante. La nostra soglia dell'attenzione è ai minimi storici. Il nostro cervello si è abituato a ricevere ricompense chimiche immediate. Uno scroll sul telefono ci regala un picco di dopamina in 3 secondi. Se un video non ci cattura nei primi 2 secondi, passiamo oltre.
Siamo costantemente bombardati da stimoli. E i videogiochi moderni si sono adattati a questo meccanismo. Ricompense continue, luci lampeggianti, level up ogni 10 minuti, microtransazioni per saltare la fatica. Ora, mettete questo cervello dopaminato di fronte a Minecraft. Minecraft non ha ricompense immediate. Ti chiede di spaccare la pietra per 3 ore prima di darti la soddisfazione di vedere il tuo castello finito. Non ci sono esplosioni, non c'è una voce fuori campo che ti dice Nice jump! devi creare tu il tuo divertimento. E noi non ne siamo più capaci. Il nostro cervello rifiuta la noia. Ma dimentichiamo che la noia, il silenzio, il grind lento e ripetitivo erano esattamente ciò che rendeva le nostre costruzioni finali così immense, così nostre. Non riusciamo più a sopportare il silenzio e la pazienza. E badate bene, questo morbo non ha infettato solo Minecraft, ha infettato l'intero modo in cui viviamo i videogiochi oggi. Viviamo nel cosiddetto paradosso della scelta. La stessa sindrome che ci fa passare un'ora su Netflix a scorrere il catalogo per poi spegnere la TV, senza aver guardato nulla. Abbiamo librerie digitali piene di titoli fenomenali pagati fior di quattrini, che però non abbiamo mai nemmeno installato. I dati dell'industria sono spietati e allarmanti. Si stima che mediamente solo una percentuale che va dal 10 al 20% dei giocatori completi la campagna principale dei giochi che acquista. Compriamo il mega AAA del Day One, spinti dall'iPad e dall'internet, e lo giochiamo solo per 3 ore. Arriviamo al primo vero ostacolo, o una fase di esplorazione più lenta, chiudiamo il gioco e non lo apriamo mai più. Non diamo più al gioco il tempo di farsi amare. Saltiamo freneticamente da un aggiornamento all'altro sperando che la prossima patch riaccenda magicamente in noi la passione che avevamo quando avevamo 14 anni. Ma nessuna patch può riparare la nostra mancanza di dedizione. Minecraft non sta morendo per colpa di un armadillo, di un granchio o di Mojang che lavora poco. Minecraft è ancora lì, stabile, solido e infinito come lo era un decennio fa. A sgretolarsi è stata la nostra capacità di stupirci, la nostra voglia di goderci il viaggio senza l'ossessione del risultato immediato. La prossima volta che aprite un mondo, vi fate una casa e vi viene voglia di chiudere il gioco dopo 20 minuti per poi andare ad aprire TikTok, fermatevi. Fate un respiro e chiedetevi, è il gioco che è diventato improvvisamente noioso o sono io che non so più come si gioca?